Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Oggi andremo a realizzare una granny un po' diversa dal solito. Ho utilizzato tutto quello che mi era rimasto dai cordini Indalux, ma adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutto ciò che ci occorrerà per poterla realizzare. Nel tutorial di oggi, per realizzare questa granny, andiamo ad utilizzare tutto ciò che ci è rimasto un po' dei vari cordini che abbiamo utilizzato nei precedenti tutorial. L'Indalux ve l'ho presentato abbondantemente in tantissime tonalità. Io, siccome ho queste rimanenze, ho deciso di creare appunto questa maxi granny per il mare con tutto ciò che mi è rimasto appunto di questi cordini. In particolare andrò ad utilizzare il numero 23, il 34, il 21, il 18 ed il numero 3. Ovviamente voi potete utilizzare anche più colori, meno colori, l'importante è poi raggiungere la misura che appunto poi andiamo man mano vedendo. Ovviamente del cordino Indalux ci sono anche altre tonalità, molte ve le ho presentate, ma andando sul loro sito, quindi sul sito Borgo dei Pazzi, troverete appunto tutto quello, tutte le varie tonalità che appunto ci sono del cordino Indalux. E con questo codice potete acquistarlo con uno sconto immediato di 5 euro, ma non solo il cordino Indalux, ma tutto ciò che è presente nella loro pagina. Ci serviranno inoltre una coppia di manici in bambù tondi. Io ho utilizzato questi che misurano 17 cm di diametro, si possono trovare facilmente sia su Amazon che nelle mercerie online, quindi non è difficile. E poi andrò ad utilizzare come uncinetto il numero 4, anche perché spesso io col cordino Indalux utilizzo il 3,5, ma siccome voglio avere una borsa molto morbida ho deciso di utilizzare il 4. Tenete presente che l'Indalux può essere lavorato dal 3,5 al 4,5 con molta serenità. Quindi a questo punto iniziamo subito con la spiegazione. Iniziamo la realizzazione del corpo borsa con un colore, uno dei 5 colori. Quindi cosa facciamo? Cappietto e andiamo a realizzare 5 catenelle, 3, 4 e 5, e chiudiamo in tondo sulla prima catenella eseguita con un punto bassissimo. All'interno di questo cerchietto noi adesso dobbiamo andare a realizzare 4 gruppi di punti alti, quindi 3, per cui iniziamo col primo che verrà sostituito da 3 catenelle, quindi questo è il primo, andiamo a eseguire il secondo punto alto, terzo punto alto ed ecco il primo gruppo eseguito. Una catenella di separazione, andiamo a realizzare gli altri 3, quindi 1, 2 e 3, catenella di separazione, altri 3 punti alti, ecco il terzo, e un altro, l'ultimo, perché appunto, come avete visto in anteprima, questa borsa non è altro che un grande quadrato granny che poi lavorato come vi farò vedere diventerà una borsa. Quindi abbiamo realizzato questi 4 gruppi, facciamo una catenella, sfiliamo il lavoro e ci aiutiamo con un uncinetto più piccolo a realizzare l'asola di chiusura, che mi piace di più dal chiuderlo e basta con un punto bassissimo. Ci inseriamo dove abbiamo realizzato la terza catenella che sostituiva il primo punto alto e poi ci andiamo a inserire nella catenella di separazione, prendiamo il filo, lo facciamo passare e così abbiamo chiuso il nostro secondo giro. Poi questi fili li andiamo comunque man mano a nascondere ed ecco fatto. E questo è il primo giro. Poi prendiamo un altro colore, cappiettino, e ricominciamo. Quindi ci andiamo a inserire sempre negli spazi dove abbiamo creato la catenella, andiamo a creare quindi sempre il primo punto alto sostituito da 3 catenelle, quindi il primo gruppo di 3, saranno sempre 3 gruppi di maglie alte. Questo è l'angolo, gli altri 3 io li farò alla fine, quindi andiamo avanti, andiamo a cercare l'altra catenella, man mano le codine ce le lavoriamo
e andiamo a creare 3 maglie alte, catenella di separazione e altre 3 maglie alte, sempre nello stesso punto, che formeranno i nostri angoli. Quindi in ogni angolo di tutti i giri che faremo in seguito saranno realizzati in questa maniera, mentre tra un gruppo e l'altro non dovremmo fare appunto le catenelle di separazione. Andiamo avanti, qui c'è l'altro spazio fra i due gruppi, quindi la catenella, e andiamo a fare sempre 3 maglie alte, una catenella di separazione ed altre 3 maglie alte sempre nello stesso punto. Adesso andiamo a fare, vedete, andiamo a fare un altro angolo, sempre 3 maglie alte, catenella e l'ultimo gruppo di maglie alte. Ci ritroviamo qui, dove qui mancava l'ultimo gruppo, e lo andiamo a fare, quindi le ultime 3 maglie alte per completare l'angolo iniziale. Facciamo quindi una catenella, tagliamo il lavoro, sfiliamo e facciamo quello che abbiamo fatto prima. Quindi andiamo nella terza catenella che sostituiva il primo punto alto, facciamo passare il filo in questa maniera, poi ci andiamo a inserire al centro della catenella di separazione, facciamo passare il filo ed ecco realizzata la nostra, vedete, la nostra maglia che in questa maniera non ci farà notare l'inizio e fine lavori. Fatto questo, si ricomincia con un altro colore. Vi faccio vedere quest'ultimo giro. Nuovamente ci andiamo a inserire nel nostro spazio 3 catenelle che sostituiscono sempre la prima maglia. Andiamo a lavorare le nostre altre 2 maglie alte. Come al solito poi l'ultimo gruppo me lo vado a lavorare alla fine, quindi io questo lo farò per tutti i giri. Poi qui abbiamo lo spazio, non c'è la maglia, non c'è la catenella, ma fra questi due andiamo a creare solo 3 punti alti, quindi 1, 2 e 3. Qui nuovamente abbiamo l'angolo e andiamo a ripetere, quindi 3 maglie alte separate da una catenella in questa maniera e altre 3 maglie alte. Qui nuovamente abbiamo lo spazio tra i vari gruppi dove non dobbiamo fare catenelle di separazione ma direttamente le 3 maglie, quindi 1, 2 e 3, e poi si ricomincia con gli angoli. Noi dobbiamo ripetere questa esecuzione, quindi alternando i vari colori. Io ho, utilizzando, come vi ho fatto vedere, 5 tonalità, io riproporrò per 4 volte o 5 volte, diciamo, la ripetizione finché non diventa appunto un pannello molto grande, per cui alla fine vi dirò esattamente il numero di giri e vi dirò come continuare per poterla fare diventare una borsa. Ed ecco qui il nostro pannello completo. Io alla fine ho eseguito 20 giri perché ho ripetuto 4 volte
nel mio caso perché ho utilizzato 5 colori diversi. Comunque il totale è 20 e il pannello mi va a misurare 48 per 48 essendo un quadrato. Non so se riusciamo a vederlo per bene. Ed ecco qua. Adesso sempre io continuerò a seguire la sequenza che ho utilizzato, quindi cosa faccio? Vado da un lato, prendo il filo, quindi il giallo in questo caso, voi chiaramente, ripeto, potete farlo anche con 2 colori, 10 colori, un unico colore, quindi questo non vi preoccupate perché, ripeto, questo tutorial serve, come ho detto in precedenza, a terminare, quindi a utilizzare tutti quei fili che ci rimangono senza poter appunto realizzare un'unica borsa. Cosa faccio io? Vado qui, io ho deciso di iniziare da questa parte, quindi mi inserisco, adesso andremo a lavorare di punti bassi. E cosa faccio? Andrò a creare delle diminuzioni, quindi anziché lavorare su tutte le maglie che vediamo, io cosa faccio? Inizio, vado a prendere, quindi faccio la maglia bassa al centro di ogni gruppo, vi ricordate sono 3 punti alti, quindi cosa faccio? Qui ho fatto un punto basso, poi lo faccio al centro dove c'è la separazione fra i gruppi. Di nuovo vado qui dove al centro dei 3 punti alti, vado al centro dei gruppi e così via dicendo. Quindi questo lavoro lo farò su tutto il perimetro in questa maniera, così il lavoro tenderà già a stringersi. Quindi vi lascio proseguire da sole per questo primo giro, quindi lo andiamo a completare su tutto il perimetro e mi raccomando, quando arriviamo in questo punto, noi faremo il punto basso qui e qui andremo a fare come faccio sempre negli angoli, in questo spazio faremo punto basso, catenelle, punto basso e poi continuiamo con la sequenza dei punti bassi alternati. Quindi ci rivediamo non appena anche questo giro è completo. Sono arrivata quasi a fine giro, vedete già la forma comincia, cioè la borsa, scusate, inizia a prendere forma con le varie diminuzioni. Facciamo insieme l'angolo, quindi sono arrivata qui, ho fatto un punto basso sul terzo punto, quindi al centro del gruppo, mi inserisco nell'angolo, faccio un punto basso, catenella e punto basso e poi mi vado a chiudere con un punto bassissimo sulla prima maglia che ho effettuato ed ecco qui il secondo giro, quindi lo faremo sempre dello stesso colore. Andiamo a creare solo su 2 lati, quindi su quelli uno di fronte all'altro, andremo a creare un'ulteriore diminuzione per stringere ancora di più, perché poi su questi lati dovremo andare a cucire i manici. Cosa andiamo a fare? Ho chiuso con punto bassissimo, faccio una catenella e adesso vado a realizzare dei punti bassi solo al centro, quindi solo dove abbiamo creato il punto basso tra i vari gruppi e inizio. Quindi in sostanza, vedete, faccio in questa maniera. In sostanza praticamente io ne vado a saltare, quindi uno e vado a stringere, vedete, vado a stringere ulteriormente il mio lavoro in questa maniera. Vedete già come va a stringersi, a crearsi quello che io appunto devo ottenere per poter poi cucire i manici. Quindi faremo così, questo lato lo andiamo a creare insieme, quindi proseguiamo sempre con le diminuzioni, mi raccomando solo nel punto basso della separazione, quindi in questo modo. Invece nell'angolo dobbiamo fare esattamente quello che abbiamo fatto, lo faremo
a prescindere dalle nostre diminuzioni, l'angolo va fatto sempre nella stessa maniera. Quindi siamo arrivati qui all'angolo, vedete, io vado sulla, vedete qui c'è il gruppo che abbiamo creato, punto basso, catenella e punto basso, io mi sposto proprio qui, faccio un punto basso, catenella e punto basso nello stesso punto e mi sono andata a creare l'angolo, vedete già che sta iniziando ad assumere la forma desiderata. Sull'altro lato invece non facciamo più diminuzioni, ma lavoreremo le nostre maglie basse così come le troviamo, quindi non diminuiamo in questa maniera. Per cui questo lato lo faremo senza diminuzioni, questo invece andando a saltarne, quindi andando a farli solo al centro, e poi l'ultimo giro come si presenta, per cui ci rivediamo sia per il cambio colore che per vedere come proseguire. Ed ecco terminati i primi 2 giri con le diminuzioni, vedete? La borsa si comincia a, diciamo, a vedere come verrà, anche perché qui poi vi farò vedere come inserire il manico in bambù. Adesso faremo degli ulteriori giri, quindi completando tutta la sequenza di colori a punto basso senza più diminuzioni. Quindi io cosa faccio? Qui ho chiuso con asolo di chiusura come vi ho fatto vedere all'inizio dell'esecuzione. Mi inserisco qui, quindi con un punto basso e semplicemente andrò a eseguire tutte le maglie disponibili che trovo quindi su tutto il perimetro senza creare diminuzioni. Ormai sono state fatte e sono sufficienti, quindi io adesso andrò a creare quindi 2 giri di oro, 2 di verde chiaro, 2 di verde scuro e poi finisco con quest'altro color oro scuro. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo creato tutti questi giri a punto basso per vedere come inserire i manici. Ed ecco che la borsa comincia a prendere forma. Ora vi faccio vedere come cucire il manico. Io alla fine ho realizzato 10 giri, quindi i primi 2, come vi avevo detto, bisognava fare le diminuzioni, gli altri senza, quindi 2 per ogni colore. Il totale sono 10 perché non so voi se la rifate uguale, ma comunque appunto dobbiamo realizzare 10 giri in questa maniera, quindi alla fine sono 8 perché i primi 2 sono con le diminuzioni, per cui arrivata sul 10° giro, quindi con l'ultimo colore, io cosa ho fatto? Vi faccio vedere, adesso ve lo mostro in pratica. Quindi io da qui ho fatto il primo giro, quando ho iniziato il secondo giro, sul lato più corto, quello dove abbiamo fatto più diminuzioni, sono andata a cucire il manico. Ho continuato e adesso dobbiamo andare a inserire l'altro. Quindi bisogna iniziare, quindi io realizzo l'angolo, quindi un punto basso, una catenella e un punto basso e poi mi vado quindi a cucire sempre con l'uncinetto il manico. Quindi cosa faccio? Io mi trovo in questa maniera, quindi vado nel punto successivo, in questa maniera, vedete, prendo il filo e avvolgo, quindi realizzando dei punti bassi, avvolgo il manico. Vado avanti in quello successivo, prendo il filo e vado a realizzare quindi il punto basso e lo faccio per tutto il lato, vedete? Quindi prendo le asole, estraggo e chiudo con un punto basso, quindi attorno al manico, vedete? In questa maniera. Quindi noi dobbiamo andare a guardare qui tutti questi punti, quindi nessuno escluso, quindi tutti quelli che ci ritroviamo e facciamo in questa maniera, quindi fino a qui. Dobbiamo creare quindi l'ultimo punto in questo punto
e lasciare quindi dall'angolo in poi invece proseguire in maniera normale fino a qui. Quindi ci rivediamo non appena abbiamo terminato di cucire anche il secondo manico. Ed eccola qui la borsa pronta. Abbiamo raggiunto una larghezza di 40 cm e 20 di altezza. Ovviamente se seguite le indicazioni che ho fatto io, ma può venire anche più grande, assolutamente potete fare dei giri in più come mattonella granny, qualche giro in meno, qualche giro in più nei laterali, questo chiaramente poi a vostro gusto. La borsa non l'ho foderata, eventualmente è una cosa che si può fare, io ho già appoggiato la stoffa col quale poi è una cosa che farò in seguito, va bene anche non foderarla, questo ripeto è un passaggio che dovete fare se vi piace appunto l'idea della fodera. Se c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, lo dico sempre, mandatemi un messaggio. Se vi fa piacere iscrivetevi sul mio canale, così attivando anche la campanella vi arriveranno le notifiche dei miei progetti futuri. Con questo codice vi ricordo di andare sul sito Borgo dei Pazzi e potete acquistare il cordino Indalux, ma non solo, tutto ciò che trovate sul sito appunto con uno sconto immediato di 5 euro. Quindi a questo punto ci vediamo alla mia prossima creazione.